Ben ritrovati con una nuova puntata di Sport Trading Talk. Abbiamo come sempre Davide Renne con noi. Ciao Yuri. Allora, oggi il tema è il denaro, che diciamo è un po' il cuore, no, di questa attività ed è sempre più importante saperlo gestire. Sì, assolutamente. Il denaro è un tema davvero importante in questo lavoro, anche se prima di parlare di come si gestisce il denaro o di come lo gestisco io, ecco, voglio fare un po' una digressione sull'aspetto psicologico del denaro, perché in gran parte del lavoro in questi anni l'ho sviluppato proprio da quel punto di vista, no? Tutto è partito da un libro che ho letto, ne ho letti tanti, però uno che mi è rimasto particolarmente impresso è I segreti della mente milionaria di Harv Eker. Molto interessante perché spiega che tutti noi abbiamo un modello finanziario, un modello di denaro che spesso ereditiamo dai nostri genitori e che ci influenza molto nella gestione del denaro. E quindi per fare questo lavoro è sempre diventato più fondamentale per me diminuire il lato emotivo del denaro, il lato psicologico del denaro, considerarlo uno strumento, non il fine, non l'obiettivo finale del proprio lavoro, ma una conseguenza del proprio lavoro. Ecco, questo tipo di approccio ha davvero contribuito molto a migliorare le mie performance e a portarmi nel professionismo, perché è chiaro che il denaro per tutti noi è un tema molte volte delicato, molte volte suscettibile di bias, ne abbiamo parlato la volta scorsa, e, e questo è stato sicuramente un lavoro molto, molto importante. Il denaro è uno strumento, è uno strumento, è un numero, è un numero che serve per fare qualcosa, chiaro che serve a tutti ed è legittima l'ambizione di raccoglierlo con questa attività, ma non deve essere il fine principale di questa attività. La conseguenza di un buon processo, la conseguenza di un buon lavoro è il denaro. Il denaro come finalità ultima di un trade diventa molto molto pericoloso perché poi diventa soggetto al lato emotivo. Ecco. Diciamo che abbiamo già sfatato un falso mito, perché poi molto spesso diciamo, questo settore, questa attività è associata al fare soldi, quindi fare denaro, e invece non è così. No, Diciamo, è chiaro, sono, non sono estremo da questo certo, punto di certo, vista, cioè, sono un imprenditore, quindi il denaro è una misura anche del proprio successo, assolutamente. questo sicuramente, ma collocarlo come conseguenza di quello che fai e non come obiettivo di quello che fai cambia completamente l'approccio con cui si gestiscono, ad esempio, momenti non positivi, perché poi, parliamoci chiaro, quando tutto va bene certe problematiche non emergono, e certe problematiche emergono quando vai male, quando c'è una bad run, quando sei sotto, quando il tuo bankroll inizia a diminuire, e allora è lì che il concentrarsi su continuare a fare bene quello che tu fai, quindi il tuo processo, le tue decisioni, è la tua ancora di fiducia per poter poi raggiungere l'obiettivo del denaro. Certo. E quindi è più tecnica o psicologica? È esattamente, secondo me, tutte e due. Si parte da un approccio psicologico e poi ci sono delle pratiche, degli strumenti per poterlo gestire. Io sono particolarmente fortunato perché il mio primo o secondo lavoro, il mio altro lavoro, quello imprenditoriale, mi ha portato ad un'evoluzione del concetto, dell'uso dello strumento del denaro, no? Quindi sono due ambiti, quello del trading e quello dell'imprenditoria, che condividono il tema del denaro. Diciamo che l'imprenditoria ti espande il concetto del denaro perché un conto economico di un'azienda è un conto economico strutturato con dei ricavi, con dei costi e lo stato patrimoniale con delle attività e delle passività, quindi quando tu inizi a vedere un debito, ad esempio, come qualcosa di strutturale all'interno di un sistema, questo è l'azienda,
la stessa situazione nel tuo individuale ti pesa di meno, no? Mi viene in mente un concetto di Sibaldi che diceva come si affrontano le paure, almeno secondo lui, no? La sua risposta era diventando più grandi della paura, no? Cosa vuol dire diventare più grandi? Vuol dire allargare il campo di conoscenza. Più allargo il campo di conoscenza e più quello che mi sta generando paura mi sembra più piccolo. Certo. L'imprenditoria mi ha portato questo, quindi il conto economico di un'azienda è più grande, è più largo, è fatto di momenti e di dati positivi, ricavi, e di dati negativi, i costi e i debiti. E quindi tutto questo mi ha portato a un setting sicuramente psicologico ottimale e anche un setting di cose concrete che faccio per gestire il denaro professionale. Certo. E perché molte persone appunto falliscono nonostante abbiano magari una buona strategia dietro? Una strategia finanziaria o Esatto. persone, io credo che falliscano perché sono coinvolte nel lato emotivo. Ok. Fondamentalmente, se tu hai una buona strategia di money management, quindi di gestione del denaro, il fallimento allora è parte di un problema mentale o di un problema psicologico. Viceversa, persone che sono equilibrate dal punto di vista mentale, che non hanno alcun problema relativamente al denaro, perché, come abbiamo detto, magari l'eredità culturale dei propri genitori, della propria famiglia è un'eredità buona, Certo. però magari possono fallire perché concretamente le loro pratiche di gestione del denaro sono sbagliate, perché non è solo psicologia, dipende anche come ti costruisci gli strumenti finanziari. Anche qui io faccio un parallelo con l'imprenditoria, perché concretamente spesso in Italia si aprono delle aziende sottocapitalizzate piuttosto che senza budget iniziali. Il capitale sociale nelle aziende serve appunto questo, a dare ossigeno all'azienda per fare il suo primo anno di attività. Allo stesso modo, questo mi ha portato a capire subito che per fare trading in modo professionale dovevo avere un budget predefinito, un budget completamente a rischio, quindi sapendo che quel budget lo puoi bruciare concettualmente, può perdere perché questa è un'attività a rischio. Certo. Quindi, concettualmente, se tu investi dei soldi che non ti puoi permettere di perdere, ti metti in una situazione terribile a livello mentale. Quindi avere un budget iniziale predefinito e completamente a rischio è uno di quei movimenti concreti che poi mi hanno agevolato l'ingresso nel mondo professionale. Ottimo. E appunto come si decide di rischiare, ecco, a questo punto? Dipende dalla strategia e dalla propensione al rischio. Sicuramente la definizione di ogni singolo movimento, quindi la definizione dello stake, è un punto importante che riflette appunto la propensione al rischio. Personalmente ho un budget, un bankroll e ho un rapporto che definisco ogni anno tra budget e stake. Inizialmente era un rapporto molto rischioso del 5%, poi sono diventato più prudente anche con la crescita dei volumi, quindi adesso si attesta sul 2%, una strategia che comunque è ancora per me una strategia abbastanza aggressiva. Poi quel 2% del capitale è comunque una strategia aggressiva, ma controbilanciata da dei meccanismi di selezione molto, molto stretti. Quindi sicuramente la prima cosa è definire un backroll, definire un budget e definire qual è l'entità di ogni singolo movimento. Poi in questo mondo esistono tante strategie di gestione del rischio. Uno ad esempio è il Kelly, che è una strategia che definisce quanto investire in misura dell'edge, del vantaggio che tu hai rispetto alle quote.
Personalmente non ho mai usato queste strategie perché ho preferito sempre usare una strategia di massa pari, vuol dire ogni singolo movimento per me è identico nel suo importo, quindi una volta che definisco il 2% rispetto al capitale, per tutta quella stagione ogni movimento per me è del 2%, indipendentemente dalla quota, dal vantaggio che ho. Questo perché mi ha portato poi, io non sono un matematico, non sono proveniente da una gestione finanziaria, mi ha portato un equilibrio per poter lavorare su altri campi che sono molto più miei, quindi il campo decisionale, il campo dell'equilibrio del mindset, il campo strategico, però anche quella è una strategia. Assolutamente, diciamo che di base ci deve essere appunto una struttura forte dal punto di vista gestionale, quindi sì, ho una struttura forte a livello mentale e a livello gestionale, anche se ad esempio nel mio caso a livello gestionale molto semplice, certo. Forte non vuol dire che debba essere complicata, può essere molto semplice però disciplinata, quadrata, perché ripeto ci vuole davvero poco per far nascere un problema emotivo che poi inizia a sballare tutte le decisioni che tu prendi. Ecco, quando ti ritrovi appunto in un momento insomma negativo, ecco, come gestisci quella fase e come riesci tra virgolette ad uscirne? Intanto con una visione di lungo termine, dopo parleremo del tempo, quindi la visione di lungo termine che anche qui l'imprenditoria mi ha dato in modo sostanziale, perché un conto economico di un'azienda si misura in 12 mesi, un bilancio, non di certo nel fatturato o nel mancato fatturato di un giorno. Quel tipo di approccio mi fa gestire anche una bad run di una settimana, ben sapendo che quella settimana è un qualcosa all'interno di qualcosa di più grande. La fluidità e la disciplina a livello finanziario, ad esempio, che mi permette prima con un setting che nasce a monte rispetto a quel periodo negativo, di non modificare gli importi dei miei movimenti, quindi la strategia, il protocollo che mi obbliga, tra virgolette, a essere sempre costante, mi previene in automatico tutte quelle ansie da recupero che possono anche diventare abbastanza naturali in un momento negativo. Quindi fiducia nel proprio modello, visione a lungo termine, ma soprattutto disciplina finanziaria in quel momento, è proprio in quel momento negativo dove non bisogna cambiare nulla. Certo. Quindi personalmente revisiono la mia strategia di gestione del denaro stagione per stagione. Durante la stagione i due momenti molto pericolosi sono i picchi negativi, ma anche ne abbiamo parlato di picchi positivi, perché lì entri in sindrome di onnipotenza e puoi muoverti con errore. Assolutamente. Il trading per te è un business? Assolutamente, è il mio business principale, il trading. Spesso io ho avuto una storia differente, perché di solito gli imprenditori fanno i soldi con le imprese e poi investono nel trading o in altri strumenti di investimento. La mia prima attività come modello di business è il trading, e con i profitti del trading ho finanziato le mie aziende. Quindi ho un percorso leggermente diverso, leggermente al contrario, ed è assolutamente un business, perché per quello lo gestisco con dei criteri adesso non più individualmente. Abbiamo aperto un'azienda che si occupa di prop trading e quindi lo fa dentro una scatola già aziendale, ma anche nella mia lunga carriera professionistica individuale lo gestivo esattamente come un business aziendale, quindi con il suo budget, il suo conto economico, la sua visione di costi, di ricavi, dove i ricavi sono le vincite, i costi sono le perdite, la gestione dei prelevi. Quindi spesso mi chiedono: ma poi quando vinci, certo, mi pago uno stipendio come un amministratore di un'azienda si paga l'emolumento. Io mi pago uno stipendio come trader, e quindi lo stipendio è uno stipendio mensile, c'è sia che
vada bene sia che vada male, perché viene assorbito da un conto economico. Assolutamente, diciamo che bisogna gestire la parte dei prelievi e il capitale ovviamente nel tempo, quindi questa è forse la strategia migliore, no? Sì, essere molto ordinati nella gestione. Poi è chiaro che viviamo sempre in ambiti che si connettono tra di loro, cioè l'ordine che tu hai come persona nel tuo privato, nella gestione delle tue finanze private, è un ordine che ti porti nell'azienda, è un ordine che ti porti nel trading. Certo che se privatamente puoi tirare a campare anche se sei un pelino disordinato nella gestione delle tue spese, io sono uno che contabilizza nel privato il caffè che si beve al bar. Ok. No, anche no. Nel trading è fondamentale invece avere quel setting ordinato di gestione del denaro che per tanti professionisti può essere anche un'architettura elaborata di risk management. Nel mio caso è molto semplice, quindi però molto semplice ed efficace e sempre presente nel tempo, perché è un prerequisito, altrimenti rischi sicuramente di farti male. Poi un prerequisito che si poggia, abbiamo già detto, su una pulizia a livello mentale rispetto a quello che provi nei confronti del denaro. E se il denaro suscita in te ansie piuttosto che euforie, quel disequilibrio lo paghi sicuramente nel trading. Ottimo, abbiamo fatto una bella panoramica sulla gestione del denaro, ti ringraziamo Davide per essere stato qui con noi. Grazie a te, ciao. Ricordo che potete appunto trovare la sua pagina Instagram Davide Renna, LinkedIn Davide Renna, sito web per rimanere aggiornati www.sport-trading.life. Grazie ancora e alla prossima.